Nel cristianesimo delle origini non tutte le voci sono entrate nel canone. Alcune sono rimaste ai margini dei testi ufficiali, ma non della memoria. Santa Tecla è una di queste voci. La sua storia non è raccontata nei Vangeli né negli Atti degli Apostoli. Ci arriva attraverso un testo apocrifo del secondo secolo, gli Atti di Paolo e Tecla. Eppure poche figure femminili hanno inciso così profondamente nella devozione nell'immaginario cristiano dell'Anatolia. Tecla incontra San Paolo a Iconium, l'attuale Konya. Paolo predica un messaggio radicale: libertà interiore, castità scelta, rottura con le convenzioni sociali. Tecla ascolta e decide. Non segue Paolo per amore umano, ma per convinzione spirituale. In questo senso Paolo annuncia il Vangelo, Tecla lo vive. Da quel momento il racconto cambia prospettiva. Paolo prosegue il suo cammino missionario, Tecla resta, affronta i tribunali, il fuoco, le belve e sopravvive, sempre. Non perché Paola la protegga, ma perché, secondo il testo, Dio stesso interviene. C'è un gesto che rende Tecla unica in una situazione estrema. Si aiuto battezza. È un atto di autonomia spirituale senza precedenti. Una donna che amministra a se stessa il sacramento senza mediazioni maschili. Un dettaglio apocrifo, sì, ma teologicamente esplosivo. Il cammino di Tecla segue le rotte dell'Anatolia interna verso il Mediterraneo, da Iconium ad Antiochia di Pisidia, fino a Seleucia ad Calicaddum, odierna Silifche. Qui nasce uno dei più grandi santuari femminili del cristianesimo antico. Pellegrine, malate, escluse trovano in Tecla una protettrice e un modello. Proprio qui, secondo una tradizione antica e persistente, si trova il luogo della sepoltura di Santa Tecla. Il nucleo più antico del santuario è una chiesa sotterranea del IV secolo, sulla quale nel V secolo fu edificata una grande basilica. Non è solo memoria, è architettura, pellegrinaggio, devozione che attraversa i secoli, ed è qui che il confronto diventa inevitabile. Nella stessa Anatolia, a Pepusa, altre donne parlano in nome dello Spirito, Priscilla e Massimilla, profetesse del movimento montanista, anche loro carismatiche, anche loro ascoltate, ma condannate come eretiche. Perché Tecla viene ascolta e Pepusa rifiutata? Non per il genere, ma per il controllo dell'ispirazione. Tecla resta collegata all'autorità di Paolo. Le profetesse di Pepusa parlano senza mediazioni. Santa Tecla rimane così sospesa tra canone e margine, tra obbedienza e libertà. Non una ribelle, ma neppure una figura addomesticata. E forse la vera domanda è questa: che volto avrebbe avuto il cristianesimo se il modello di Tecla fosse diventato la norma e non l'eccezione? Dalle grotte di Silifke la sua voce continua ancora oggi a interrogarci.